C'è una splendida teoria dello psicologo Ed Tronick, dimostrata in maniera accademica in un suo saggio che si intitola Il potere della discordia, che dimostra quanto sia importante per un bambino sperimentare momenti di incomprensione con la propria madre nei primi anni di vita, sempre che questi momenti vengano seguiti da una riparazione in tempi abbastanza brevi. Litigare con la mamma qualche volta e poi fare la pace aiuta il bambino a prepararsi al mondo e al fatto che non sempre gli altri sono d'accordo con noi. Diventerà un adulto in grado di non paralizzarsi davanti alle incomprensioni normali che accadono nella vita di tutti i giorni in ogni ambito e anche di non inalberarsi troppo grazie alla consapevolezza che si può litigare perché poi è possibile una riparazione. Sulla scia di quanto il pediatra e psicanalista Donald Winnicott aveva individuato prima di lui, anche Tronick parla della madre ideale come di un genitore sufficientemente buono. Può sembrare strano di primo acchito pensare a una madre sufficientemente buona e non completamente buona, ma nel libro l'autore spiega magistralmente il punto, ovvero che un genitore troppo buono non permette al piccolo di sperimentare momenti di mismatch riparabili entro breve tempo e quindi non lo prepara a stare nel mondo. Ogni adulto sa perfettamente che la vita quotidiana presenta contrasti di vario tipo con gli altri, contrasti che, se ripetuti troppo spesso, diventano dei conflitti che portano pesanti difficoltà emotive ad entrambe le parti in causa, costrette a pagare delle sanzioni a posteriori sotto forma di rancori, risentimenti, sensi di colpa, desideri di vendetta, stress reiterato e altre brutture emotive simili che abbassano la qualità della vita e allontanano il benessere. Troppe volte i contrasti degenerano a causa del come comunichiamo, non tanto del cosa. Spesso l'innesco dell'incomprensione nasce sulla base dei modi che utilizziamo nel rivolgerci all'altro ed è un vero peccato che nel programma scolastico obbligatorio continui a mancare un'educazione relazionale che accompagni gli adulti di domani a usare comportamenti più intelligenti nei momenti di incomprensione. La cosa buffa è che molti sono a conoscenza del fatto che i modi con cui diciamo certe cose sono prioritari nel formarsi un'idea di noi da parte del nostro interlocutore. Eppure continuiamo imperterriti a fare gli stessi errori per poi stare male a causa di relazioni che diventano difficili. Oggi vediamo insieme alcuni dei vari difetti che molti di noi continuano a commettere, inconsapevoli dei danni che creano per se stessi e per gli altri, e di quanto con un po' di impegno sarebbe possibile essere più efficaci, raggiungere negoziati, compromessi e mediazioni in maniera rispettosa, stando meglio tutti. Si parla tantissimo negli ultimi anni di comunicazione efficace e fioccano libri, corsi, seminari, webinar ricchissimi di consigli come quelli che sto per darti, salvo poi, dopo aver frequentato uno o più di questi momenti formativi, ritornare esattamente come prima e non impegnarsi realmente a mettere in pratica quanto appreso. Per molti l'ostacolo è la credenza che in fondo utilizzare delle strategie comunicative che non ci vengono naturali vada a minare la spontaneità e l'essere autentici, senza pensare che troppo spesso è proprio la nostra spontaneità, l'assenza di qualsiasi filtro, a farci dire delle cose o agire comportamenti che non portano nulla di buono nella relazione. Iniziamo con l'errore più comune e frequente, un uso scriteriato dei pronomi personali nei momenti di contrasto con l'interlocutore. Siamo un po' tutti abituati, quando qualcuno ci fa partire il nervo, a utilizzare il pronome tu, pronunciato o sottointeso, a utilizzare verbi in seconda persona singolare e spessissimo ad aggiungere un avverbio generalizzante. Non mi ascolti mai. Senti chi parla, proprio tu lo dici, che sei sempre immersa nello schermo dello smartphone e non mi guardi neanche quando ti parlo. Ma è possibile che tu non ti renda conto che non accetti mai una critica? Uno scambio che inizia e continua in questo modo di solito porta all'esacerbazione del contrasto. Entrambi si alternano in attacco e in difesa, come fossero su un ring, cercando di portare l'altro alle corde per poterlo colpire meglio, per avere ragione. In questo caso abbiamo un primo lampante errore nella frase accusatoria e generalizzante iniziale. Non mi ascolti mai.
Questa espressione, come tantissime altre simili, è un potente attivatore dell'amigdala e accende le risposte tipiche che abbiamo davanti a una minaccia. Alcuni attaccano subito, altri provano a evitare il confronto, rimanendo impassibili, ma in entrambi i casi l'obiettivo della comunicazione, che è quello di farsi ascoltare, non viene raggiunto. È qui che è importante entrare nell'ottica strategica. Se vogliamo raggiungere un obiettivo, tenendo conto che la maggior parte della comunicazione nasce da obiettivi che si vogliono raggiungere, forse sarebbe il caso di non essere sempre e solo spontanei, quando il nostro modo naturale non produce risultati positivi. Se il mio bisogno è quello di essere ascoltato dal mio partner, accusarlo di non farlo mai è il modo migliore per salire sul ring, poiché ovviamente si difenderà dalle mie accuse. E il tutto si sposta su un piano da braccio di ferro, dove ognuno punta a vincere sull'altro. È molto utile usare il tu quando dobbiamo fare un complimento o per ringraziare qualcuno, ma se lo usiamo per criticare o accusare, difficilmente troveremo una persona disponibile a capire i nostri bisogni. È molto più funzionale cambiare pronome e formulazione della frase, spostandoci sull'io e dichiarando apertamente come ci sentiamo o quale bisogno abbiamo. Mi piacerebbe essere ascoltata. In questo momento avrei bisogno che lasci da parte il telefono e mi guardi mentre ti parlo. Puoi farlo? L'obiettivo è identico, ma grazie a una formulazione completamente diversa è molto più probabile che l'interlocutore, non sentendosi giudicato, svilito e attaccato, si adegui alla nostra richiesta. Tempo guadagnato, travasi di bile risparmiati, lite probabilmente evitata. Un'ottima alternativa, rimanendo sull'esempio, è l'uso del noi. Potremmo guardarci in faccia quando parliamo, penso che sarebbe più facile capirci, non credi? Anche in questo modo l'altro non dovrebbe sentirsi attaccato, a meno che non abbia una coda di paglia enorme. Per risolvere qualsiasi controversia è fondamentale che l'altro collabori con noi. Se lo accusiamo, lo attacchiamo, lo critichiamo, lo facciamo sentire sotto processo, inneschiamo in lui un'attivazione dell'amigdala che lo porterà a perdere fiducia non solo in noi, ma anche nella possibile mediazione. Ma andiamo oltre, verso un concetto che è ancora più elegante e, seppure richieda una maggiore dose di pazienza, offre spesso dei risultati formidabili, lasciando un ottimo sapore in bocca anche all'altro. Per spiegartelo uso un esempio. Se vuoi che il tuo partner sia più affettuoso o più presente di quanto riesce a essere, anziché chiederglielo o criticarlo per la sua mancanza, potresti fare una cosa diversa. Ringraziarlo sinceramente e con grande impatto emotivo. Le poche volte in cui ti dimostra il suo amore sotto forma di affetto o di presenza. Il rinforzo positivo, infatti, produce in chi lo riceve un desiderio inconscio di rimettere in atto gli stessi comportamenti che gliel'hanno fatto guadagnare. Un complimento sincero, come anche un autentico ringraziamento, sentito davvero con il cuore ed espresso guardando negli occhi il destinatario, innesca un rilascio di dopamina dal centro della ricompensa del cervello, che produce una tale ondata di benessere da spingere la persona a cercarne altro. In questo caso si ottiene senza chiedere e siamo davanti alla massima espressione della comunicazione persuasiva, della comunicazione non violenta, senza campi minati da attraversare, senza alcun malumore e con un grande benessere per tutte le parti in causa. La strategia sopraffina dei rinforzi positivi può essere usata ovviamente in ogni ambito della vita, anche con un collega, con un cliente, con una suocera, con un figlio e con qualsiasi essere umano dal quale desideriamo un certo comportamento. Purtroppo per molti di noi esiste un ostacolo anche per questa strategia, che vanifica la sua messa in atto. La credenza che apprezzare gli altri possa essere preso come un segnale di debolezza, quando, se ci pensi, è una grande prova di forza e di centratura in una persona adulta, sempre che i complimenti siano sinceri e realmente sentiti, altrimenti è una zappa sui piedi. Concludo dicendoti che le prime volte in cui tenterai questi cambi di paradigma ti sarà un po' difficile, semplicemente perché starai uscendo dalla solita routine, ma posso assicurarti che ogni nuovo comportamento, quando produce buoni effetti e viene ripetuto nel tempo, poi diventa naturale e avrai raggiunto un nuovo gradino della tua crescita personale, anziché crogiolarsi nel mantra «sono fatto così».